Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come quasi ogni giorno ci confrontiamo sulle ultime in casa Inter, a partire dagli ulteriori dettagli che sono stati pubblicati relativi a Inter-Roma. Inter-Roma ovviamente dello scorso anno, quello del famoso rigore negato su Bissek. Ecco, la Repubblica ha fornito altri dettagli e ci sono delle novità per quanto riguarda la procura, per andare poi a vedere degli scenari di mercato tra conferme e qualche sogno. Naturalmente, come al solito, vi ricordo anche un bel like al video, l'iscrizione al canale. Gli hype sono pochi semplicissimi click che però aiutano tantissimo. Iniziamo proprio da quelle che sono le novità di giornate relative a Inter-Roma. Leggiamo infatti ovviamente da FC Inter 1908, ma l'articolo è della Repubblica, e si legge: c'è un'altra partita sospetta, la sesta nel mirino dei magistrati, un match tra i più discussi della scorsa stagione e decisivo per lo scudetto, perché ora la Procura di Milano punta ad accertare quanto accaduto anche durante Inter-Roma. E già c'è già è un qualcosa di diverso rispetto a ieri, perché la procura inizia a muoversi su quella partita, quindi qualcosa da verificare c'è. Leggiamo infatti: per verificare se sia vero quanto riferito da almeno due testimoni sentiti nell'inchiesta sugli arbitri, che conta per ora 5 indagati, appunto per ora. La bussata del supervisore Andrea Gervasoni al vetro della sala VAR e il "fatevi i fatti vostri" ai varisti su un rigore non dato per l'Inter. Viene poi aggiunto: l'ingerenza, come pubblicato da Repubblica, è stata denunciata dall'ex arbitro Domenico Rocca, autore anche di un esposto dello scorso maggio, che ha contribuito ad arricchire l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dal PM Ascione, ed è stata confermata da un altro ex fischietto, convocato più volte e per svariate ore di verbali riempiti. Entrambi hanno riferito, a loro dire, quanto tra gli addetti ai lavori circolerebbe su cosa accaduto in Inter-Roma 27 aprile 2025. Nelle battute finali l'arbitro in campo Fabbri lascia correre il fallo di Indica sul nerazzurro Bissek. L'assistente VAR Piccinini solleverebbe però più di un dubbio al VAR Marco Di Bello sull'astenersi dall'intervenire. E occhio, perché qui c'è la novità: ma Gervasoni busserebbe per scoraggiarli a richiamare l'arbitro per andare a rivedere l'azione sul possibile rigore, condizionando, se così fosse, la scelta arbitrale. Non si sentono nell'audio video trasmesso dalla trasmissione OpenVAR, che Rocchi a suo tempo ammise di aver trasmesso con ritardo per tutelare i colleghi. Già questa è una cosa molto particolare. Ma la Procura di Milano ora si riserva di acquisire al più presto i file audio e video originali di quei minuti, accendendo dunque un faro sull'accaduto e le eventuali responsabilità. Occhio, perché qui praticamente significherebbe aver condizionato completamente l'andamento dello scorso campionato. E non sono più semplici parole isolate, sono già due testimonianze. Uno è un ex arbitro che di cui al momento non si conosce il nome, però la procura inizia a muoversi, quindi si inizia ad indagare anche su quella partita. E qui cambierebbe tutto lo scenario relativo all'Inter, non tanto per ciò che potrebbero restituire all'Inter, perché ad oggi, per esempio, il Napoli non è una squadra indagata, non ci sono società indagate, e quindi non credo si andrebbe a penalizzare qualche società. Ma il punto non è quello che viene restituito, il punto è come uscirebbe l'Inter da questa inchiesta, perché ne uscirebbe paradossalmente ancora più rafforzata. È un'inchiesta che è partita con Rocchi aiutava l'Inter, e adesso si sta verificando che invece l'Inter è una parte lesa di questa inchiesta, perché è vero che è tutto da verificare, la situazione relativa a Inter-Roma e cosa sia successo in sala VAR, però insomma andrebbe un po' a confermare quanto molti di noi avevano sottolineato: i tanti torti subiti lo scorso anno. Poi magari io non avevo mai parlato di malafede, perché cerco sempre di vedere degli errori e non malafede, però lì diciamo che la situazione di Inter-Roma aveva lasciato molti dubbi su ciò che è successo in campo, sul VAR che non interviene, sull'audio VAR consegnato con molto ritardo. Ecco, ben venga che la procura continui ad indagare e che questa partita finisca tra quelle al vaglio degli inquirenti, perché qui mi sa che qualcosa di anomalo sia effettivamente accaduto. E quindi hanno infangato l'Inter. Ora però mi aspetto che se l'indagine vada avanti su questa partita, se dovesse andare avanti, ecco, poi mi aspetto anche il titolone su Inter-Roma, come hanno fatto i titoloni contro l'Inter, mi aspetto anche quelli pro-Inter, per sottolineare il danno subito, perché è un danno che ovviamente nessuno potrà ripagare, questo di Inter-Roma.
Andiamo anche a vedere sui quotidiani, ecco, cosa si dice a proposito di questo. Leggiamo questa dalla Gazzetta dello Sport: Gervasoni domani dal PM, ma non parlerà di Inter-Roma. Quindi insomma sarà ascoltato Gervasoni, che a differenza di Rocchi dovrebbe presentarsi in procura, però gli sarà chiesto soltanto di Salernitana-Modena, quindi diciamo che sarà un'audizione che probabilmente non cambierà nulla dal punto di vista delle indagini, perché non mi aspetto che possa fare chissà quali rivelazioni. Il punto però è: soffermatevi su questo Inter-Roma, perché c'è qualcosa di effettivamente anomalo. Proseguiamo poi con gli altri articoli. Su cosa si dice: c'è Rocchi, luce su San Siro, l'ipotesi dei PM, l'incontro solo tra arbitri. Il colloquio sull'Inter sarebbe con altri fischietti, l'inchiesta nata a ottobre 2024, il designatore non risponderà in interrogatorio. Ecco da dove è partito tutto il processo mediatico contro l'Inter, come hanno infangato l'Inter. Il 2 aprile c'è stato un incontro a San Siro, automaticamente si è raggiunti a conclusioni molto affrettate. Ok, l'incontro è tra Rocchi e Marotta ha detto a Rocchi quali arbitri voleva. E invece no, perché in primis l'Inter non è indagato, come abbiamo appunto sottolineato anche in questi giorni, e quindi significa che non c'è nulla, nessuna intercettazione contro l'Inter. E poi probabilmente la procura avrebbe anche identificato chi erano i protagonisti di quell'incontro. Dovrebbero essere 3 arbitri, quindi insomma è un qualcosa interno alla classe arbitrale. E ancora oggi, anche relativo a Inter-Roma, io non penso che sia una sorta di calciopoli architettata dal Napoli, perché io penso che probabilmente il Napoli c'entri poco, però per faide interne alla classe arbitrale l'Inter ci ha rimesso un campionato, perché quel campionato perso per un solo punto, e poi scopriamo che in Inter-Roma c'è qualcosa di anomalo al VAR e ci viene negato un rigore sull'1-0. In Milan-Inter l'audio VAR non è mai stato più pubblicato, quello del rigore Pavlovic-Thuram, e ci sono tanti altri episodi. E quindi sarà stata anche una faida interna, però poi a pagarne le conseguenze è stata l'Inter. Quindi mi sa che, ecco qua, qualcuno, e soprattutto da parte della stampa, dei media, dovrà chiedere scusa all'Inter. Non dico la classe arbitrale, lì sarebbe da risarcire l'Inter più che scusarsi con l'Inter, ammesso che tutto questo venga confermato, perché chiaramente sono delle indagini in corso, sono delle notizie che vengono pubblicate di giorno in giorno, ci possono essere anche dei cambiamenti da un giorno all'altro, ci possono essere delle novità, come appunto stiamo vedendo per esempio oggi per quanto riguarda Inter-Roma. Però per quello che sappiamo oggi l'Inter è stata infangata, ma dopo essere stata danneggiata, quindi sicuramente è un qualcosa di alquanto anomalo. Proseguiamo e andiamo invece sui temi relativi al calciomercato. Del calciomercato ne parla in primis il Corriere dello Sport e leggiamo: Martinez, pali e patta, Josep sorpassa Vicario e in pole per l'anno che verrà. Non solo l'eccellente prestazione con il Como promuove lo spagnolo a numero 1 per la prossima annata, difficile che Sommer resti come vice. Al momento le quotazioni di Martinez sono in netta crescita, non è ancora una decisione definitiva, però sembri che Martinez oggi, almeno da quanto viene riportato, sia il favorito per essere il numero 1 della prossima stagione. Le prestazioni in campo, come abbiamo letto, non sono state l'unica motivazione che sta portando a questa decisione, quanto anche il comportamento. E qui torniamo un po' a quello che aveva detto Chivu quando dopo Como Inter disse, anzi Inter-Como in realtà era il ritorno della semifinale di Coppa Italia, disse: Martinez sa perché ha avuto poche chance. Probabilmente era proprio relativo all'aspetto comportamentale e suppongo che sotto quell'aspetto stia migliorando. Sarà probabilmente che qualcuno aveva riportato dei ritardi in allenamento, potrebbe essere anche semplicemente un atteggiamento in allenamento, quindi non la giusta concentrazione, però sta migliorando da quel punto di vista e quindi l'Inter sta valutando di puntare su di lui, anche perché, come avevo sottolineato più volte e come oggi riporta anche il Corriere dello Sport, significherebbe risparmiare un bel po' di milioni per la porta e poter investire poi quei milioni in altri ruoli. Per il ruolo del secondo invece sembra d'escludere l'ipotesi Sommer, non dovrebbe rimanere appunto a fare il 12° e probabilmente l'Inter punterà su un portiere più esperto per fare un po' anche in un certo senso da chioccia, per dare sicurezza da portiere di riserva, quindi non sarebbe Filip Stankovic come
io avevo ipotizzato, ecco, anche ieri, ma si cercherebbe un portiere di maggiore esperienza. Fatto sta che ovviamente l'investimento sarebbe molto ridotto. E occhio poi arriviamo quindi con investimento ridotto in porta a quello che invece è il sogno per il mercato dell'Inter. Ovviamente fermo restando che Martinez Vicario non è ancora una questione chiusa, potrebbe ancora cambiare lo scenario. E andiamo invece, ecco, a quello che è il sogno riportato dal Corriere dello Sport sul piatto, il sogno Nico Paz. Per il mercato estivo pronti 40 milioni più quello che il club ricaverà dalle cessioni. L'argentino tornerà al Real dove vorrebbe rimanere, ma se dovesse lasciare di nuovo Madrid, l'Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo. Il Real Madrid farà valere il diritto di recompra. Dopodiché il Real Madrid potrebbe decidere di tenere Nico Paz, così come potrebbe anche decidere, magari anche perché il Real sta cercando un nuovo allenatore, forse si vocifera di José Mourinho, e potrebbe decidere magari di non puntare su Nico Paz. A quel punto l'Inter sarebbe tra le pretendenti. Il problema non è certo secondario e sarebbe il costo di Nico Paz, perché ipotizziamo quantomeno un costo da 50 milioni per Nico Paz, anche perché insomma il Real Madrid non ha bisogno di cedere, il calciatore ha mostrato le sue qualità e quindi poi bisognerà capire come l'Inter potrebbe eventualmente arrivare al talento argentino. OH3 dovrebbe investire 40 milioni più il ricavato dalle cessioni, o c'è bisogno di una cessione pesante, oppure ci sarebbe la necessità di uno sforzo ulteriore da parte di OH3, che si dice non sarebbe completamente da escludere per il fatto che il colpo Nico Paz sarebbe non soltanto un colpo dal punto di vista tecnico, ma anche mediatico, e quindi si potrebbe avere un altro tornaconto anche dal punto di vista, ecco, appunto mediatico, proprio dal punto di vista dell'immagine del club. Fatto sta, però, ad oggi io penso che sia un affare molto difficile da portare a termine per l'Inter, per i costi, perché comunque c'è un Real Madrid, perché al momento il giocatore del Como, e io personalmente non escluderei neanche poi un accordo tra Como e Real Madrid per lasciarlo appunto nella squadra di Fabregas, quindi penso che sia un affare molto molto complicato e non credo che vedremo Paz all'Inter, in tutta sincerità. Tra l'altro, prendere Nico Paz, secondo me, deve comportare poi eventualmente il cambio di sistema di gioco, perché è vero che qualcuno ha sottolineato potrebbe fare la mezzala, un po' come per dire fece poi Luis Alberto alla Lazio, però se vado a spendere 50-60 milioni per un calciatore come Nico Paz, devo lasciarlo libero di mettere in mostra la sua fantasia sulla tre quarti, non posso ingabbiarlo in un sistema di gioco, magari chiedergli troppo anche in fase di non possesso, farlo partire più lontano dalla porta. Devo andare a sfruttare le sue qualità migliori, e quindi a quel punto, che sia 3-4-1-2, 3-4-2-1, però insomma devo tenere Nico Paz principalmente sulla tre quarti. Però ripeto, è un discorso molto prematuro, perché al momento non è altro che un sogno di mercato che probabilmente rimarrà tale, ad essere sinceri. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti su tutte le novità di giornata, sia sul caso Inter-Roma, sul quale escono ulteriori dettagli, sul quale però ci sarà bisogno comunque di attendere delle conferme, perché poi questi dettagli vanno sempre confermati. Al momento ovviamente la procura non ha messo in chiaro tutto quello che ha tra le mani come intercettazioni, come appunto delle prove e quali sono le prossime mosse. Ribadiamo, queste sono delle indiscrezioni giornalistiche. Aspetto di sapere la vostra anche magari, ecco, sulla situazione portiere, sul sogno Paz e su tutto ciò che riguarda la nostra Inter. Come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.